Vorresti sfogliare insieme a me il nuovo Burda Style di luglio 2022? Vuoi scoprire come cucire il tuo guardaroba fai da te scegliendo i giusti tessuti e i giusti mix and match per i tuoi cartamodelli? Se hai voglia di scoprire con me questa nuova video recensione, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici dalla vostra Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito, e benvenuta a te se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube. In tal caso ti consiglio di andare a sbirciare anche tutti gli altri miei canali social, la mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram, si chiamano entrambi Sara Poiese. E poi c'è il mio blog www.sarapoiese.com, il contenitore di tutorial di cucito sartoriale, cucito creativo, strumenti per il cucito, letture di riviste. Puoi trovare nel blog anche le dirette, gli shop e i corsi online. Trovi anche la mia seconda piattaforma, sarapoieseacademy.com, la piattaforma per imparare a cucire online meglio ovunque. Trovi qui tanti corsi che ti permettono di approfondire la tua passione per il cucito sartoriale, creativo, ABC del cucito, modellistica e cartamodelli, uncinetto e maglia. Ma torniamo nel vivo del nostro video tutorial di oggi. Sfogliamo insieme Burda luglio 2022. Iniziamo dalla copertina della rivista, un capo decisamente estivo. Sfogliamo le prime pagine e arriviamo al primo progetto, l'abito 103, realizzato in un cotone molto leggero. Per realizzare questo abito ti consiglio l'utilizzo di tessuti leggeri, come il lino, la mussola di cotone. Hai bisogno di tessuti leggeri ma coprenti, perché non devi foderare il tuo progetto. Al tempo stesso, questa bella arricciatura nel punto vita e nella manica la puoi realizzare con del filo elastico. Attenzione, filo elastico, non filo elasticizzato. Ho infatti parlato del filato Maraflex, che è il filo elasticizzato nel mio blog. Ti basterà andare sul blog, scrivere Maraflex e troverai il video tutorial dedicato alle cuciture elasticizzate, dedicate proprio a questo filato. Preciso? Non sono elastica. Andiamo a approfondire meglio questo abito. Io accorcerei la lunghezza della gonna perché comunque è estate e posso permettermi una gonna più corta. Realizzerei questo capo anche senza le maniche, in modo tale da ottenere una sorta di abito canottiera. Vediamo invece i pantaloni 120. Il pantaculotte è caratterizzato da questa linea molto morbida e fondamentalmente da un cartamodello illustrato nell'altra pagina. Infatti, questi pantaloni sono perfetti realizzati in cotone, in lino, in mussola, in jeans leggero e possono anche essere realizzati fino al ginocchio. Non ti consiglio di realizzare questo pantalone corto perché si rovinerebbe la lavorazione del corpetto della zona davanti del pantalone stesso. Shorts 110B, un meraviglioso modello. Ti assicuro che questo modello è davvero performante, da realizzarsi in cotone, in rasatello di cotone, in KD, in crepe, in tessuti eleganti per dei pantaloncini eleganti. Puoi realizzare questi pantaloni in tessuto sportivo come il cotone o il jeans leggero per una scelta più sportiva. Il mio consiglio personale per questi pantaloni è realizzarli corti così. Non ti consiglio di accorciare ulteriormente l'orlo del pantalone, poiché si vedrebbe il gluteo. È molto bella la lavorazione delle due pants frontali perché sagoma la figura, non c'è il cinturino a vista e dunque ottieni un pantalone molto semplice come linea. La parte dietro del pantalone è completata da una tasca a filetto. Nel mio blog
e anche in Academy trovi il corso dedicato alle tasche a filetto. Ti basterà andare in Academy, scegliere i corsi, scrivere la parola tasche e ti comparirà il corso dedicato alla lavorazione delle tasche, tasche 1 e tasche 2. Andiamo poi a vedere l'abito 102. Questo abito 102 te lo consiglio in tessuti leggeri come il jeans da camiceria, come il cotone da camiceria o anche come il lino o la seta lavata. Questo progetto ha bisogno di essere fliselinato lungo tutta la lista a bottonatura per ottenere una lavorazione precisa. La bellezza di questo capo è che nella parte dietro è dotato di arricciatura, che dunque ben si presta a vestire bene ogni singolo capo. Onestamente mi piacerebbe anche più lungo, è molto bello fino alla caviglia, realizzato magari bicolore. Posso pensare di cambiare il colore tra corpetto e gonna oppure di cambiare il colore solo nella lavorazione della bordura a contrasto della spallina, realizzando anche i bottoni in tinta. La maglia 112 si realizza in tessuti molto leggeri e dunque in tessuti come il jersey o la maglina. Hai bisogno della taglia cuci per questo progetto. Il mio consiglio personale per questo modello è di realizzarlo di una o due taglie di meno. Infatti veste molto largo. Per una vestibilità su misura ti consiglio di scendere di una o due taglie. È un modello che va realizzato con la taglia cuci oppure con la macchina a punto copertura. Più semplice nella confezione solo con la macchina per cucire è la casacca 116, perfetta in cotone, anche in cotone 1000 righe, fantastica se realizzata in tessuti con passamanerie a bordura, è un capo decisamente perfetto per l'estate grazie alle sue maniche molto cadenti. In questo modo puoi vestire un capo morbido e anche in questo caso ti consiglio di diminuire di 2 taglie la misura che vai a ricalcare per il tuo progetto. Mi permetto di consigliarti questo abito anche nella variante lunga. Se infatti lo allunghi fino al ginocchio e indossi un cinturino o una fascia elastica in vita, trasformi questo progetto molto semplice in un abito perfetto per le vacanze. Abbiamo poi la gonna midi 104. Questa gonna è molto bella perché è sagomata dietro con doppia pence e dunque ottieni una linea veramente sartoriale. Al tempo stesso la parte davanti è caratterizzata da questo fiocco. Onestamente rimuoverei il fiocco e manterrei soltanto la gonna. Allungherei l'orlo e aumenterei lo spacco. Pertanto puoi ottenere una gonna alla caviglia con 2 pence davanti, 4 pence dietro, uno spacco bello laterale e una semplice cerniera zip. Il modello si presta bene a tutti i tessuti estivi, anche fermi. Ti consiglio di usare tessuti molto leggeri per una gonna destinata al mare e dunque come pareo. Ti consiglio tessuti un po' più coprenti se vuoi questa gonna da città senza doverla foderare. Il top 119 non lo apprezzo particolarmente, ma per una ragione. Per il mio gusto personale veste troppo largo. Ti consiglio però di ricavarlo 2 taglie di meno e ottenere così un capo che sia un pochino più giusto di misura, un capo un po' meno oversize. In questo caso ti consiglio di utilizzare un jersey di viscosa perché ti permette di restare fresca con un look piuttosto lucido. Il jersey di viscosa infatti ha questa caratteristica lucida rispetto al jersey di cotone. Da realizzarsi in taglia cuci o in macchina a punto copertura, questo è davvero il pattern perfetto, ricalcato 2 taglie di meno, per avere una maglietta magnifica per il mare. Andiamo poi a vedere l'abito 101A. È un abito molto semplice in realtà ed è perfetto se lo vuoi spezzare. Mi spiego meglio. Potresti prendere il cartamodello della parte del corpetto, mantenere l'elastico, allungare dall'elastico circa 20 cm e ottenere dunque un corpetto con una sorta di baschina. Potresti invece tenere soltanto la gonna con l'elastico e spezzare dunque il cartamodello. Otterresti così una gonna con elastico con lo spacco e un corpetto con elastico in vita.
Questa scelta ti permette di ottenere un corpetto, una gonna oppure un abito. Andiamo invece a vedere, oltre alla scuola per realizzare la casacca, la scelta del modello scuola di cucito. Adoro la giacca 117. Mi piace molto il fatto che non abbia il collo. Questa giacca è indossabile con una t-shirt e con una camicia. È indossabile per un look sportivo oppure casual. Ti consiglio il bouclé come tessuto oppure il tessuto Chanel. Questa giacca bisogna foderarla. Tutte le giacche, se possibile, andrebbero foderate per una vestibilità più sartoriale. È un progetto che ti consiglio di flisellinare su tutta la parte davanti del corpetto, sia questa sia questa. Flisellinare tutto il davanti di una giacca, infatti, ti garantisce una miglior vestibilità del prodotto. Molto bella comunque anche in tessuti più preziosi, come per esempio lo shantung di seta e dunque perfetta come giacca da cerimonia. Il progetto della gonna 105 altro non è che la stessa identica gonna che hai visto prima nella variante lunga. Togliamo questo fiocco davanti, lasciamo la gonna semplice e realizziamola appunto come semplice gonna da indossare in ufficio corredata da una bella camicetta. Per quanto riguarda invece la casacca, la tunica 114 è molto bella la sua lavorazione dello scollo verticale effetto polo. È un prodotto molto semplice che ti consiglio di realizzare anche in tessuto chiffon. Puoi lavorarlo anche in tessuto georgette. Puoi infatti lavorarlo in tutti quei tessuti leggeri e anche trasparenti. L'importante è che indossi della lingerie tinta unita oppure una canotta oppure un body a copertura della tua lingerie. Questo progetto è molto bello se realizzato anche un po' più corto, così da poterlo indossare dentro ad una gonna o ad un pantalone. Uno dei capi che ho apprezzato maggiormente in questa rivista è stato l'abito 107. L'abito 107 mi piace anche perché ha le paillette, ma soprattutto perché è un abito incrociato. Si chiama infatti wrap dress. È il tipico esempio di abito dallo scollo incrociato. Perfetto in seta, perfetto in viscosa, perfetto nei tessuti fermi, in realtà perfetto anche in cotone, purché questo cotone sia leggero. Se realizzi questo abito in un tessuto corposo, la gonna sarà più rigida, più geometrica. Se realizzi questo progetto in un tessuto leggero e fluente, la gonna sarà più leggera e fluente. Nel caso di lavorazioni di paillette ti consiglio di foderare il progetto. Nel caso di progetto con cotoni o tessuti coprenti, potresti anche non foderare il lavoro. Non apprezzo particolarmente il caftano, ma perché non rientra semplicemente nel mio gusto personale. In realtà è un modello molto semplice da realizzare e molto fresco. È altresì un modello che si presta molto ad eventuali ricami e personalizzazioni ed è perfetto in tutti i tessuti a fibra naturale, dal cotone alla mussola, dal lino a tutte le cotonine leggere per l'estate. Il caftano va rigorosamente portato alla caviglia. Spettacolari le stoffe stampate in questo caso che permettono di dare tono e carattere al progetto. Sono curiosa di provare il top 108B, poiché la parte dietro di questo top è una canotta completamente diritta. Apprezzo molto questo modello. La parte davanti ha uno scollo leggermente a scialle. Mi piace la sua realizzazione in seta oppure in viscosa. Apprezzo la sua realizzazione con queste spalline molto sottili. Potresti realizzare questo progetto con un tulle doppiato. Se realizzi infatti questa canotta con un tulle doppiato, lavori con un tessuto avente i margini di cucitura al vivo. In questo modo potresti non dover usare la tagliacuci. Per quanto riguarda l'abito 101, rivediamo lo stesso abito che abbiamo già visto prima. Un abito pertanto che si può spezzare nella parte superiore e inferiore e creare una gonna e un corpino. È bella l'idea di creare questo abito con un tessuto stampato dégradé per ottenere un punto luce nella parte centrale di questo progetto. Abbiamo le istruzioni per realizzare la giacca, abbiamo la panoramica dei modelli
E scorrendo nella rivista arriviamo poi al servizio dedicato alle vacanze. Per le taglie corte viene riproposto il top 108A che abbiamo visto pochi minuti fa. Il top è proposto questa volta in una variante di tessuto stampato. È coordinato con il pantalone 109 che apprezzo particolarmente per la sua linea molto morbida e molto estiva. Al tempo stesso ti consiglio di modificare questo pantalone con pochi semplici accorgimenti. Se ti sembra troppo larga la gamba del pantalone, puoi prendere il modello e farlo cadere diritto. In questo modo otterrai un pantalone che scende dritto alla caviglia, più chiuso, meno vaporoso. Questo pantalone lo puoi realizzare in tutti i tessuti leggeri, soprattutto se coprenti. Sarà un perfetto pantalone palazzo per la tua estate. Interessante la blusa 121. La blusa è caratterizzata da una cerniera a zippa vista nel dietro. In questo caso la cerniera è decorativa. Puoi però evitare di metterla se effettui solo uno scollo a goccia nella chiusura dietro. Devi assolutamente realizzare almeno uno scollo a goccia, poiché il girocollo di questo progetto è particolarmente chiuso, altrimenti non ci passeresti con la testa. Mi piace molto questa canotta, questo top, questa blusa, se realizzata anche in jersey di cotone, poiché è un progetto veramente simpatico e semplice che può essere comunque modificato allargando un pochino il girocollo, ottenendo dunque un girocollo perfetto da essere indossato anche senza cerniera a zip o senza scollo a goccia. Questo modello rientra tra i miei preferiti assieme al top 108A. Abbiamo poi la blusa 113. La blusa 113 è un capo molto ricco dal mio personale parere. È un capo che si presta bene a lavorazioni anche smanicate. Toglie infatti la manica del progetto e gioca su uno chiffon di colore diverso per i volant. Puoi infatti realizzare questa blusa gialla con il volant delle spalle e del collo di un giallo più scuro. Oppure puoi realizzare questa blusa solo con il volant sulle spalle, lasciando inalterato lo scollo a V, lasciandolo dunque semplice e pulito. All'interno di Sara Poese Academy, oltre al corso delle tasche, ti ho insegnato tramite il corso Scollature come andare a realizzare la scollatura perfetta nel collo a V. Potrai pertanto realizzare questo cartamodello alla perfezione. È poi riproposto il top 119 che abbiamo visto all'inizio di questa video recensione di colore azzurro. Vale lo stesso consiglio, ricalcalo 2-3 taglie di meno e otterrai un cartamodello un po' più asciutto. È riproposta anche la giacca 118, lavorata questa volta in un tessuto jacquard. È molto bella come vedi questa giacca anche in tessuti operati. Ti suggerisco lo jacquard, ti consiglio il bouclé, ti consiglio anche tessuti stampati e operati a stampa grande. Questa giacca infatti ha una semplice pence davanti e un taglio sul fianchetto, si presta pertanto a stampe particolarmente geometriche. Ritorna il caftano che abbiamo visto prima a tinta unita. Come vedi anche la lavorazione in trama colorata stampata si presta molto bene. Lo spacco ampio ne agevola il movimento. L'abito incrociato che abbiamo visto prima di paillette è presentato in una variante con la gonna asimmetrica. Questo ti fa capire che puoi mantenere il corpetto incrociato di questo abito, aggiungerci dei nastri a titolo di decorazione sulla spalla e modificare la gonna. Puoi infatti scegliere se avere la gonna classica come l'abito di paillette oppure la gonna asimmetrica come questo modello. Valgono le stesse regole di vestibilità e di scelta del tessuto proposte per l'abito di paillette. Ritornano anche i pantaloni che abbiamo visto prima a trama scura. Gli shorts 110 sono veramente meravigliosi se indossati con una camicetta o con una t-shirt. Conferiscono quel particolare stile capri che fa di ogni donna
un elemento e una rappresentazione della femminilità e dello stile italiano. La possibilità di realizzare questi pantaloni senza cinturino a vista è una scelta veramente molto raffinata. Le pants sagomano la figura e puoi realizzare questo pantalone anche in rasatello di cotone per abbinarlo eventualmente ad un corpetto di camicetta in chiffon oppure in mussola di cotone. Abbiamo poi il modello abito retro, il 122. Apprezzo molto di questo abito il corpetto, lavorato con queste spalline ampie e confortevoli. Puoi eventualmente sostituire la gonna con la gonna dell'abito di paillette, perché in questo modo ottieni una gonna meno voluminosa e indossabile tutti i giorni. È molto bella la scelta però della stampa per questo progetto. Ti consiglio di realizzarlo in cotone, in raso pesante, il classico raso da cerimonia. Lo puoi realizzare anche in rasone da sposa, quel classico raso strutturato e tendenzialmente opaco che si usa negli abiti da cerimonia e soprattutto da sposa. Puoi realizzarlo però in rasatello di cotone o anche in crepe per una versione più elegante. Puoi infine realizzarlo in crepe su un solo strato di gonna e poi aggiungere sopra 2 o 3 strati di tulle per andare a trasformare questo cartamodello in un abito da cerimonia. Per quanto riguarda la moda curvy, puoi scegliere la blusa 125B che ha un bello scollo a V marcato e che ti insegna a realizzarlo all'interno del corso Scollature Perfette che trovi in Sara Poiese Academy nella sezione corsi. Al tempo stesso ti insegno a fliselinare dentro a quel corso correttamente il tuo scollo a V per ottenere un progetto molto bello. Il retro di questa maglietta è altrettanto lavorato con lo scollo a V. Viene presentata anche per la moda curvy una giacchina senza collo, in questo caso il modello 128. Mi piace molto la giacca realizzata in shantung di seta foderata. Avrei rimosso il volant nell'orlo della manica. È un semplice dettaglio aggiuntivo che puoi inserire oppure non inserire. Ti consiglio di realizzare questa giacca anche in Chanel o in bouclé o in tessuto jacquard. Infatti questo modello è veramente un capo poliedrico adatto a tutte le occasioni. Abbiamo poi i pantaloni 124. Non mi piacciono particolarmente per il mio gusto personale perché soprattutto per la moda curvy ritengo importante sagomare le figure il minimo indispensabile. Questo modello secondo me potrebbe essere troppo morbido, ma dipende dal gusto personale. In tal caso puoi realizzarlo in viscosa, puoi realizzarlo in mussola di cotone, puoi realizzarlo in jersey di viscosa, puoi realizzarlo in jersey di cotone. Puoi anche tenere questo pantalone nel suo stampo principale e trasformarlo in un pantaloncino corto, rimuovendo la tasca applicata. Abbiamo poi l'abito 126. L'abito 126 si può realizzare in raso. È molto bella la lavorazione della paillette applicata nello scollo e nel giromanica. Tuttavia ritengo un pochino troppo lungo questo abito e con un'arricciatura troppo marcata. Preferirei arricciare meno il tessuto oppure scegliere un tessuto davvero molto leggero come lo chiffon, doppiarlo con una fodera coprente e ottenere dunque un lavoro arricciato ma che non dia troppo volume. Per quanto riguarda invece la blusa, è il mio capo preferito del servizio moda curvy. È molto bella la lavorazione della manica con questo spacco e questo fiocco. Molto bella la sua realizzazione semplice, caratterizzata solo da 2 pens orizzontali e da una manica piuttosto cadente. Infatti la manica termina in prossimità di questo punto. Bello da realizzarsi in jersey di viscosa come in jersey di cotone. Lo potresti realizzare anche in seta, se tu volessi, per abbinarla magari ad un pantalone aderente, infatti qui lo abbinano ad un jeans skinny, per ottenere magari un effetto più elegante.
La versione della blusa nera che abbiamo visto prima la rivediamo adesso nella variante gialla. Vedi che il colore cambia completamente l'effetto, valgono pertanto le stesse regole del modello precedentemente spiegato. Viene presentato poi lo chemisier, è un capo che mi piace particolarmente. Lo chemisier si presta bene ad essere realizzato in seta, in cotone, in raso leggero, in tutti quei tessuti come il lino che si prestano per la stagione estiva. È un po' complicata la realizzazione della tasca, che consiglio per le sarte un po' più esperte, ma al tempo stesso ti ricordo che in Sara Poese Academy hai il corso dedicato alle tasche che ti permette in tasche 2 di imparare a realizzare la tasca perfetta. Tornano poi gli stessi pantaloni che abbiamo visto in precedenza, con l'elastico in vita e l'elastico nel fondo. Potresti anche evitare di inserire l'elastico nel fondo e lasciare scendere il pantalone diritto. Abbiamo poi un servizio dedicato alla moda bambine, nell'altezza dai 104 cm ai 128. La gonna 132 è molto semplice con l'elastico, perfetta in cotone e è perfetta anche come progetto sfoderato. L'abito 133 invece è meraviglioso in lino oppure in mussola di cotone e la lavorazione dell'abito è fermata da questa cinta che rende il progetto molto semplice in sé e personalizzabile grazie alla cintura. Puoi per esempio realizzare la cintura di un colore diverso abbinandola alle spalline e ottenere così un cartamodello veramente originale. Andiamo poi a vedere la t-shirt 130. Caratterizzata da una manica raglan, è impreziosita da un bordo di maglia elastico con l'abbinato bordo nei polsini delle maniche. Questa confezione te la consiglio come il pantalone 131 da realizzarsi in felpa, jersey di cotone e tutti i tessuti elasticizzati. Ci sono oggi le felpe estive, quelle molto leggere, perfette per la stagione più calda. Sono delle felpe di cotone, puoi realizzarla usando la tagliacuci oppure la macchina a punto copertura. Puoi eventualmente usare la macchina per cucire utilizzando l'ago stretch e un filo eventualmente elasticizzato. La variante lunga della t-shirt corta è l'abito 129. Ha la stessa operatività di confezione della t-shirt 130, ma nella variante lunga diventa un abitino, perfetto anche con la manichina lunga. Abbiamo alla fine il punto della situazione sui dettagli di questa rivista di Burda, dagli shorts alle tasche, alla lavorazione semplice del corpetto, passando per una meravigliosa giacca in bouclé e un abitino perfetto per l'estate. In questo modo abbiamo sfogliato assieme la rivista Burda Style. Bene, io spero davvero di cuore che questo contenuto ti sia piaciuto. Se è così, clicca un bel pollice alzato per farmi sapere che ti piace questo video e iscriviti al mio canale spuntando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei miei prossimi video. Un abbraccio sartoriale, la tua socialist di fiducia, Sara Poiese.